La storia della civiltà greca inizia intorno al 2000 a.C., quando alcune popolazioni indoeuropee migrano nella penisola ellenica e vi si stabiliscono mescolandosi alle popolazioni locali. Tra queste vi sono gli Achei, i quali occupano la regione del Peloponneso e fondano importanti città come Argo, Pilo, Tebe e soprattutto Micene. Proprio il sito dell'antica città di Micene fu il primo ad essere riportato alla luce dagli archeologi e per questo motivo gli Achei, i progenitori dei Greci, sono chiamati anche Micenei. A differenza delle grandi pianure fertili della Mesopotamia o della valle del Nilo, ideali per l'agricoltura, il territorio in cui si stabiliscono i Micenei è un territorio aspro, in prevalenza montuoso e collinare e caratterizzato da un clima mediterraneo con scarse precipitazioni. Lo storico greco Erodoto, infatti, riporta che gli egizi rimasero stupiti quando seppero che i campi dei Micenei non erano irrigati dal fiume ma soltanto dalla pioggia, e profetizzarono ai greci che un giorno avrebbero sofferto terribilmente la fame. A partire da queste informazioni geografiche appare evidente che non possiamo paragonare la civiltà micenea ai grandi popoli del Medio Oriente, quantomeno in termini demografici ed economici. Tuttavia, proprio il territorio difficile e la scarsità di risorse spingeranno ben presto i Micenei a uscire dal Peloponneso alla ricerca di nuove terre da conquistare. I Micenei non fondarono un regno unitario, ma vissero in città-stato indipendenti e spesso in lotta tra loro, anche se a volte capitava che le singole città si alleassero per contrastare un nemico comune. La rocca fortificata era la sede del potere politico, ma la sua autorità si estendeva su un territorio più ampio, diviso in distretti e governato da rappresentanti nominati direttamente dal sovrano. La società era di tipo aristocratico e al vertice si trovava un re, detto Wanax. Accanto al Wanax, che aveva funzioni per lo più politico-religiose, sedeva il Lawagetas, una sorta di generale di corpo d'armata che si poneva a capo dell'Awos, termine con il quale i Micenei definivano il popolo in armi. Sotto di loro figurano i Telestai, alti funzionari assegnatari di terre, ed è presente anche un'aristocrazia di capi militari secondari, denominati Echetai o Epetai, letteralmente i compagni del re. Il territorio di competenza del palazzo è invece suddiviso in distretti o villaggi e a capo di ogni damos vi è un casireu o basileus. Il potere dell'aristocrazia micenea si fondava sulle armi e sulla forza. I nobili detenevano le terre più fertili, ottenevano le parti più consistenti dei bottini di guerra e raccoglievano tasse e tributi dal resto della popolazione, composta da artigiani, contadini, mercanti e numerosi servi impiegati prevalentemente in agricoltura. Le ipotesi più accreditate sulla formazione dell'elite micenea ritengono che questa in qualche modo sia riuscita a esercitare un controllo sul flusso di materie prime e che tramite un qualche accordo con i palazzi cretesi abbia avuto accesso alle risorse umane specializzate utili proprio alla lavorazione dei metalli. Dai cretesi i micenei inoltre mutuarono il sistema di scrittura, adattando la lineare A alla propria lingua e creando così la scrittura che noi conosciamo con il nome di lineare B. È proprio grazie alle tavolette in argilla ritrovate negli scavi che noi sappiamo che il Wanax e l'aristocrazia controllavano molto da vicino la produzione dei metalli, il che ci viene confermato anche dalla posizione delle fornaci e delle officine metallurgiche che sorgono spesso in prossimità dei palazzi reali. La conformazione delle città rispecchia in maniera plastica la società micenea e ci aiuta a capire chi deteneva il potere e in che modo lo esercitasse. Come accadeva a Creta, anche in Grecia si sviluppò un sistema di tipo palaziale, in cui il centro amministrativo, religioso ed economico era rappresentato dal palazzo reale. Questo sorgeva sul punto più alto della città, la cosiddetta Acropoli, da cui dominava il centro abitato e le terre al di fuori delle mura. All'interno del palazzo l'ambiente più importante era il Megaron, una grande sala circolare che ospitava il trono e il focolare. A Micene e nelle altre città degli Achei, il potere del re era dunque visivamente percepito dalla popolazione, a partire proprio dalla posizione del palazzo. Le città micenee erano circondate da una cinta muraria, spessa anche 6 metri, nella quale si aprivano le porte che consentivano l'accesso alla cittadella. Queste potevano essere più o meno grandi e in alcuni casi adornate da sculture che richiamavano la forza e il potere, come dimostra la celebre Porta dei Leoni di Micene. All'interno delle mura trovavano spazio le residenze dei nobili, le officine metallurgiche e le botteghe artigiane. A ridosso delle mura, invece, si estendeva la zona riservata alle tombe della famiglia reale.
La maggioranza della popolazione, costituita da contadini e artigiani, viveva invece nel Damos, il territorio di competenza del palazzo. Se la mancanza di fortificazioni intorno ai palazzi cretesi ci suggerisce che i Minoici erano un popolo tutto sommato pacifico, le spesse mura ciclopiche che circondano Micene ci indicano che quella dei Micenei era una società guerriera a tutti i livelli, che individuava nella razzia e nel saccheggio uno dei modi migliori per arricchirsi. La belligeranza dei Micenei è testimoniata anche dai nomi propri in uso all'epoca, come Echelawon, da cui Nicolaos, letteralmente colui che è vittorioso in armi, o Ertilawos, da cui la Erte, letteralmente chi ferisce il nemico, composti sempre a partire dalla parola Laos, che indica il popolo in armi. Sebbene ogni villaggio fosse obbligato a fornire un certo numero di soldati, non si può parlare dell'esistenza di una vera e propria leva militare, né di un esercito stabile, poiché le milizie erano in realtà formate da bande armate divise in due reparti di fanteria, una leggera, che si batteva con scudi di cuoio, spade e giavellotti, e una pesantemente corazzata. I soldati veri e propri appartenevano all'aristocrazia, e sebbene l'aspetto di questi guerrieri ci appaia alquanto bizzarro, bisogna ricordare che in battaglia a fare la differenza era spesso la quantità di metallo indossato. Chi poteva permettersi delle armi e un'armatura di bronzo costituiva l'élite militare. Il grosso della truppa si batteva proteggendosi con scudi di cuoio, ed è verosimile pensare che i più poveri affidassero la propria vita ad armi rudimentali come fionde, lance e attrezzi agricoli adattati. La massima espansione commerciale e culturale dei Micenei si situa in un periodo che va dal XV secolo al XIII secolo a.C. Sappiamo che a partire dal 1450 a.C. circa, degli appartenenti all'élite micenea occupano i palazzi cretesi e di fatto dominando l'intera isola, e che sempre nello stesso periodo gli Achei estendono il proprio dominio sul Mar Egeo, dalle coste dell'Attica fino alle coste dell'Asia Minore. Il progetto espansionistico è portato avanti da alleanze sempre diverse tra città micenee, non è dunque un progetto di espansione organico e politicamente pianificato, ma ha invece come obiettivo il controllo delle rotte commerciali e il saccheggio delle città più ricche. Questa serie di spedizioni darà origine a racconti e miti che finiranno poi per confluire in un grande racconto epico, in un grande poema che è l'Iliade. A proposito di Troia, dobbiamo dire che si tratta di una città dell'Asia Minore, i cui resti furono riportati alla luce dall'archeologo amatoriale Schliemann, lo stesso che finanziò la campagna di scavi che riportò alla luce la città di Micene. Schliemann era un archeologo amatoriale, era un commerciante molto ricco, fuori dai circuiti accademici, ed era convinto che i poemi omerici raccontassero una storia realmente accaduta, al contrario di come si pensava in passato, che fossero appunto basati soltanto su fantasia e immaginazione. Egli dimostrò di avere ragione e, nonostante alcuni dubbi permangano sui reperti trovati a Micene, come la maschera di Agamennone, che si suppone possa essere addirittura un falso, bisogna dare atto che Schliemann ci ha restituito i resti delle due città più famose di tutta la letteratura antica. A proposito dell'Iliade, sebbene questa non possa essere trattata come una fonte storica, tuttavia ci sono degli indizi che ci aiutano anche a capire un po' come funzionava la società micenea. Infatti Agamennone potrebbe rappresentare il Wanax, così come Achille potrebbe rappresentare il Lauagetas, ovvero il capo militare. Inoltre alcune scene come quelle di Tersite ci restituiscono uno spaccato della società fortemente gerarchica che caratterizzava i Micenei, in cui un soldato semplice non poteva osare contraddire un comandante come Ulisse. L'episodio ci dice però anche qualcos'altro, infatti sebbene nel poema i dissidi all'interno dell'accampamento acheo nascano per questioni di onore, in realtà spesso mascherano questioni molto più concrete ed economiche, e infatti sia Achille che Agamennone che lo stesso Tersite si bisticciano per questioni riguardanti il bottino. E infatti il bottino era uno degli obiettivi finali di queste spedizioni militari, che poco avevano a che fare con l'onore. Bene, anche questa volta abbiamo finito, vi invito a lasciare un like, a condividere il video e a iscrivervi al canale, e detto questo niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!